Prima di Python, prima di JavaScript, prima ancora dell'idea di sviluppatore full stack, c'è stato un tempo in cui programmare significava letteralmente bucare cartoncini per parlare con macchine grandi quanto una stanza. In quell'epoca il computer non era un oggetto personale da tenere in tasca o sulla scrivania, ma era una presenza rara e costosa, custodita in centri di calcolo e laboratori universitari, accessibile solo a pochi specialisti. Ogni errore non era una semplice riga rossa in un editor, ma un poro nel punto sbagliato su una scheda perforata. Correggere un bug voleva dire riscrivere a mano, ripunciare cartoncini, attendere ore per una nuova esecuzione e sperare che questa volta il programma funzionasse. In questo documentario lo spettatore intraprende un viaggio nel tempo, dalla rigidità di Fortran e dell'assembly all'eleganza di C, fino all'esplosione della programmazione a oggetti e alla supremazia odierna dei linguaggi come Python e JavaScript. Non è solo la storia di strumenti tecnici, ma la storia di come il pensiero umano si è progressivamente avvicinato al modo di ragionare delle macchine attraverso paradigmi diversi e rivoluzioni silenziose. All'inizio il computer non capisce altro che sequenze di zeri e uni. Il linguaggio macchina, l'espressione più diretta del mondo digitale. Ogni istruzione è una combinazione di bit che dice alla CPU cosa fare. Sommare, spostare dati, saltare a un'altra posizione in memoria, leggere o scrivere. Per comunicare con queste macchine, i pionieri dell'informatica utilizzano schede perforate, cartoncini rigidi attraversati da fori che rappresentano dati e comandi. Le schede vengono lette da dispositivi meccanici, una dopo l'altra, formando un mazzo che costituisce il programma o il set di dati da elaborare. Il flusso di lavoro è pesante e fisico. Il programmatore scrive il codice su moduli appositi, facendo attenzione a ogni carattere, perché una singola svista può invalidare tutta la scheda. Operatori specializzati, i key punch operator, trasformano queste righe in fori su cartoncini, creando un mazzo di schede che verrà caricato nella macchina. Se il mazzo cade e le schede si confondono, l'ordine si perde e il programma diventa inutilizzabile, a meno di avere numeri di sequenza o segnali grafici sui bordi per rimettere tutto a posto. In questo contesto, ogni cambiamento al codice è costoso in tempo e in fatica, e si capisce perché i primi linguaggi siano così vicini all'hardware. Meno astrazione significa meno lavoro manuale per tradurre le idee in schede perforate. Dal linguaggio macchina fatto di bit si passa al linguaggio assembly, un primo compromesso che rende le istruzioni più leggibili agli umani. Le sequenze di zeri e uni vengono sostituite da mnemotecnici, brevi parole come mov, add, jmp, che rappresentano operazioni di basso livello disponibili sulla CPU. Ogni processore ha il suo set di istruzioni assembly e la sua sintassi specifica. Programmare in assembly significa conoscere intimamente quell'hardware, registri, modalità di indirizzamento e l'aiuto di memoria.
Un programma pensato per una CPU non è facilmente portabile su un'altra. Cambiare macchina spesso significa riscrivere il codice da zero. Per il programmatore di assembly, la memoria non è un concetto astratto, ma una mappa concreta di indirizzi, stack e segmenti. Ogni variabile è un blocco di memoria, ogni funzione è una sequenza di salti e manipolazione di registri. Il controllo del flusso è totalmente esplicito. Questa vicinanza all'hardware permette ottimizzazioni estreme e controllo totale sulle risorse, ma rende la costruzione di sistemi complessi un esercizio difficile e delicato. Basta un salto errato, un registro non inizializzato o un accesso fuori limite per scatenare comportamenti imprevedibili, crash o corruzione dei dati. Eppure l'assembly rimane fondamentale, ancora oggi viene usato in routine critiche, firmware e sistemi embedded, dove ogni ciclo di CPU conta e ogni byte di memoria è prezioso. Ma per far crescere il software, oltre poche migliaia di istruzioni, serve un livello di astrazione ulteriore che permetta di ragionare in termini più vicini alla matematica e ai problemi reali. A metà degli anni 50 IBM sviluppa Fortran e sta per Formula Translation, con l'obiettivo di semplificare il lavoro dei ricercatori che usano i computer per calcoli complessi. Fortran viene pubblicato commercialmente nel 1957 ed è considerato uno dei primi linguaggi di programmazione di alto livello, ad ampia diffusione. La sua forza è chiara: permette di scrivere formule matematiche e algoritmi scientifici in una forma relativamente vicina a quella utilizzata su carta. Il compilatore si occupa di tradurre queste espressioni in linguaggio macchina, occupandosi di ottimizzazioni e dettagli hardware. Per molti fisici, ingegneri e matematici, Fortran è una liberazione. Non è più necessario pensare in termini di registri e salti, ma in termini di variabili, funzioni, cicli e array. Il computer diventa uno strumento per simulare fenomeni fisici, risolvere equazioni differenziali, analizzare grandi quantità di dati numerici. La rigidità della sintassi di Fortran rispecchia le limitazioni delle macchine e dei compilatori dell'epoca, ma induce anche disciplina. Si imparano a usare strutture di controllo ben definite, a separare i dati dal codice, a pensare in modo procedurale. Per decenni Fortran rimane il linguaggio dominante nel calcolo scientifico ad alte prestazioni e molte librerie legacy in ambito scientifico portano ancora la sua impronta. È un punto fondamentale dell'evoluzione dei linguaggi. Per la prima volta il programmatore può delegare la traduzione verso la macchina a un compilatore e concentrarsi sulla logica del problema. Gli anni 60 portano una diversificazione senza precedenti. I computer entrano non solo nei laboratori, ma nelle aziende, nelle università e nelle amministrazioni pubbliche, e in ogni contesto ha esigenze proprie. Algol, progettato come linguaggio algoritmico, introduce la struttura a blocchi e una notazione formale della sintassi che influenzeranno direttamente linguaggi come C e Pascal. È importante soprattutto dal punto di vista teorico. Stabilisce idee che diventeranno fondamentali nella progettazione di linguaggi successivi.
COBOL, creato sotto la guida di Grace Hopper, affronta il mondo del business. La sua sintassi è volutamente vicina all'inglese, pensata per essere leggibile da persone che conoscono i processi aziendali, ma non necessariamente l'informatica in dettaglio. BASIC invece nasce con uno scopo pedagogico: permettere agli studenti di usare il computer in modo semplice e interattivo. La filosofia del BASIC è quella di abbassare la barriera d'ingresso, offrendo comandi chiari e un ambiente dove si possa sperimentare velocemente. Pascal, sviluppato da Niklaus Wirth, si afferma come linguaggio strutturato per la didattica e per l'adozione universitaria. La sua sintassi pulita e le regole rigorose lo rendono ideale per insegnare buone pratiche di programmazione e concetti fondamentali. In questo periodo la programmazione smette di essere un mondo monolitico. Ci sono linguaggi pensati per la scienza, per la contabilità, per l'insegnamento e per la modellazione algoritmica, ognuno con un proprio stile e una propria filosofia. Con la moltiplicazione dei linguaggi emerge la necessità di categorizzarli per paradigma, cioè per il modo in cui strutturano il pensiero del programmatore. Un paradigma non è solo sintassi, ma è una mentalità, un modo di concepire i programmi e la loro organizzazione. Il paradigma imperativo descrive i programmi come sequenze di istruzioni che modificano uno stato. Linguaggi come Fortran e C incarnano questa idea. Si indicano passi da compiere, si manipolano variabili, si controlla il flusso con cicli e condizioni. Il paradigma procedurale introduce la modularità, organizzando il codice in funzioni e procedure. I programmi diventano insieme di blocchi, ciascuno con una responsabilità specifica, favorendo riuso e chiarezza. Il paradigma funzionale, rappresentato storicamente da Lisp e in seguito da Haskell e da estensioni in linguaggi general purpose, si basa su funzioni pure e sull'immutabilità. Ridurre gli effetti collaterali rende il codice più prevedibile e più facile da analizzare. Il paradigma logico, con linguaggi come Prolog, descrive problemi come insiemi di fatti e regole, delegando al motore logico la ricerca di soluzioni. Invece di scrivere passo per passo cosa fare, si specifica cosa deve essere vero e il sistema governa il come. Invece il paradigma object oriented riorganizza il codice attorno agli oggetti, entità che combinano dati e comportamenti. Incapsulamento, ereditarietà e polimorfismo danno al programmatore strumenti per modellare sistemi complessi in modo più naturale. Nel 1972 ai Bell Labs nasce C, progettato per riscrivere Unix in modo portabile ed efficiente. C è procedurale, imperativo e vicino all'hardware, ma offre una sintassi compatta e relativamente elegante. Il linguaggio permette la gestione manuale della memoria, l'uso di puntatori, la definizione di strutture dati complesse e un controllo fine sulle risorse. Questa combinazione lo rende ideale per sistemi operativi, compilatori, driver e software ad alte prestazioni. La libertà offerta da C ha però un prezzo,
Un puntatore non inizializzato, un buffer overflow, una mancata deallocazione possono causare crash, vulnerabilità di sicurezza e bug difficili da diagnosticare. Per decenni, molte falle critiche in software e sistemi sono state legate a errori di gestione della memoria in C e C++. Dal punto di vista dell'evoluzione, C è un punto di snodo. Molti linguaggi successivi, C++, Java o C Sharp, e persino la sintassi di Python e JavaScript, ereditano da C strutture di controllo, operatori e convenzioni. C diventa la lingua franca dei sistemi e il fondamento di gran parte dell'infrastruttura software moderna. Già nel 1967 il linguaggio Simula introduce le prime nozioni di classi e oggetti applicate alla simulazione di sistemi complessi. L'idea è rappresentare entità nel mondo reale, con caratteristiche e comportamenti come strutture software che interagiscono fra loro. Negli anni 70 Smalltalk sviluppa questa mentalità in modo radicale. Tutto è oggetto e la comunicazione avviene tramite messaggi. Il linguaggio viene pensato per ambienti interattivi e interfacce grafiche, con un focus sull'esplorazione e sulla modellazione concettuale. L'object oriented cambia la prospettiva del programmatore. Non si lavora più solo con funzioni sparse e dati globali, ma con entità autonome che combinano stato interno e metodi. Questo approccio facilita la costruzione di sistemi modulari, estensibili e più facili da mantenere nel tempo. Concetti come incapsulamento, ereditarietà e polimorfismo entrano nel vocabolario dello sviluppo del software. Sono strumenti creati per controllare la complessità, riutilizzare comportamenti e permettere a oggetti diversi di rispondere alle stesse interfacce in modi specifici. Negli anni '80 Bjarne Stroustrup sviluppa C++ come estensione orientata agli oggetti del linguaggio C. L'obiettivo è mantenere la potenza e le performance di C aggiungendo classi, ereditarietà, polimorfismo e altri concetti di object oriented. C++ permette di scrivere codici in stile C, ma anche sistemi complessi basati su oggetti, template e programmazione generica. Questa flessibilità lo rende molto potente, ma anche più complesso e più difficile da padroneggiare rispetto a molti linguaggi successivi. Per anni C++ è il riferimento per applicazioni desktop, motori grafici, videogiochi, software finanziari e sistemi ad alte prestazioni. La sua capacità di unire paradigmi diversi, procedurale, object oriented e generico, lo rende un linguaggio centrale nell'evoluzione del software. C++ dimostra che i paradigmi non sono recinti rigidi, ma strumenti che possono essere combinati all'interno dello stesso linguaggio. Questa idea influenzerà molti design in seguito, portando alla nascita di linguaggi che abbracciano più stili contemporaneamente. Nel 1995 Sun Microsystems presenta Java, un linguaggio il cui slogan ufficiale è Write Once, Run Anywhere. Il codice Java viene compilato in bytecode eseguito da una Java Virtual Machine presente su diverse piattaforme.
rendendo più semplice la portabilità. Java è fortemente orientato agli oggetti, tutto ruota intorno ai classi, metodi e istanze. La gestione della memoria viene affidata a un garbage collector che riduce il rischio di errori tipici del C e del C++ e migliora la sicurezza. Questa combinazione, Object Orientation, portabilità e gestione automatica della memoria, rende Java molto appetibile per il mondo enterprise. Molti sistemi bancari, applicazioni server, middleware e soluzioni aziendali vengono costruiti su Java e sul suo ecosistema di librerie. Per un periodo Java entra anche nel browser attraverso le applet, cercando di portare applicazioni ricche sul web. Anche se questo modello perde rilevanza nel tempo, Java continua a dominare nell'ambito server e in ambienti dove stabilità e portabilità sono fondamentali. Sempre nel 1995 il web vive una rivoluzione parallela. I browser diventano la finestra principale sul mondo digitale e nasce l'esigenza di renderli più interattivi e dinamici rispetto alle semplici pagine statiche. Brendan Eich crea JavaScript per Netscape, un linguaggio interpretato che gira direttamente nel browser e permette di manipolare il contenuto della pagina in risposta alle azioni dell'utente. Form, animazioni, controlli, validazione del dato client. Tutto questo diventa possibile senza dover ricaricare continuamente la pagina. Parallelamente, PHP viene sviluppato per generare pagine web dinamiche lato server. Integrato facilmente con HTML e supportato da molti ambienti di hosting, PHP diventa rapidamente la base di blog, forum, CMS e piattaforme come WordPress. I linguaggi di scripting come JavaScript e PHP si caratterizzano per la flessibilità e la rapidità di sviluppo. Sono pensati per essere meno formali rispetto ai linguaggi compilati tradizionali, favorendo l'iterazione veloce e la prototipazione. Questa fase segna la nascita della programmazione web come pratica a sé stante. Il codice non vive più solo in sistemi chiusi o applicazioni locali, ma diventa il motore che anima l'esperienza online di milioni di utenti. Python, creato da Guido van Rossum nel 1991, viene progettato con una filosofia chiara: la leggibilità del codice è una priorità. La sintassi è pulita, l'indentazione definisce i blocchi e il linguaggio cerca di ridurre al minimo il rumore visivo. Python è multiparadigma, supporta programmazione procedurale, object oriented e alcune caratteristiche funzionali come funzioni anonime e comprensioni di liste. Questa flessibilità permette di affrontare problemi molto diversi con uno stesso linguaggio. Col tempo si sviluppa un ecosistema ricchissimo di librerie e framework. Per il web Django e Flask, per il calcolo numerico NumPy e SciPy, per la data science Pandas, per il machine learning e l'AI TensorFlow e PyTorch. Python diventa la scelta di molti sviluppatori per script di sistema, applicazioni web, analisi di dati e prototipi di modelli di intelligenza artificiale. La sua combinazione di semplicità e potenza lo rende uno dei linguaggi più usati al mondo.
Quello che nasce come linguaggio pensato per piccole iterazioni su pagine HTML diventa, nel giro di pochi decenni, uno dei pilastri del web moderno. Con l'avvento di Ajax, le pagine iniziano a comunicare in background con il server, rendendo l'esperienza più fluida e reattiva. Librerie come jQuery semplificano la manipolazione del DOM e la gestione degli eventi, abbassando la complessità per gli sviluppatori. Successivamente, framework come React, Angular e Vue introducono concetti di componenti, stati e routing, trasformando il front-end in una disciplina strutturata e sofisticata. Node.js porta JavaScript anche sul lato server, permettendo di scrivere API, servizi back-end e applicazioni real-time utilizzando lo stesso linguaggio del front-end. Questo consente a molti team di unificare stack e competenze attorno a JavaScript. Ad oggi JavaScript è presente nei browser, nei server, nei servizi serverless, in alcune applicazioni desktop e persino nello sviluppo mobile tramite framework multipiattaforma. La sua evoluzione dimostra come un linguaggio possa crescere ben oltre il suo scopo originale e diventare protagonista di un intero ecosistema tecnologico. Molti linguaggi moderni non appartengono più rigidamente a un solo paradigma, ma sono progettati volutamente come multiparadigma. Python, Java, JavaScript, C#, Scala, Kotlin e altri permettono di combinare approcci procedurali, object-oriented, funzionali e dichiarativi nello stesso progetto. Questa flessibilità riflette la complessità dei problemi contemporanei. Sistemi moderni possono richiedere componenti orientati agli oggetti, pipeline funzionali per la trasformazione di dati, parti dichiarative per la configurazione e l'orchestrazione. La mescolanza dei paradigmi non è un compromesso debole, ma il risultato di decenni di sperimentazione. Si è compreso che ogni paradigma ha aree di eccellenza e limiti e dare al programmatore più strumenti permette di scegliere l'approccio migliore per ogni porzione del sistema. Parallelamente, l'evoluzione dei linguaggi segue anche l'asse dei domini applicativi. Nel web, linguaggi come JavaScript, PHP, TypeScript, Ruby, Go e altri si affermano in combinazione con framework e piattaforme specifiche per costruire siti, servizi e microservizi. Nel mondo dei dati, linguaggi come R e ambienti come MATLAB vengono progettati con un focus su analisi statistica, grafici e calcolo matriciale. Python si inserisce anche qui, diventando un ponte fra sviluppo software tradizionale e data science, grazie alle sue librerie. Quando si parla di database, linguaggi come SQL definiscono un paradigma dichiarativo centrato sui dati. Invece di descrivere passo per passo come ottenere un risultato, si specifica cosa si vuole e il motore di database sceglie la strategia migliore. Nel campo dell'intelligenza artificiale e del machine learning si affacciano linguaggi e DSL pensati per descrivere reti neurali, grafi computazionali e pipeline di dati. Questi strumenti cercano di sfruttare al massimo le architetture hardware moderne, dalle GPU alle TPU e ad altri acceleratori. Osservando una timeline che va dall'assembly del 1949 fino ai linguaggi recenti come Rust, Go, Kotlin, Swift, Carbon e Mojo,
emerge un pattern chiaro. Ogni generazione cerca di ridurre certe classi di errori e di aumentare produttività e sicurezza. I progettisti dei linguaggi moderni studiano i problemi del passato e propongono nuove regole e sistemi per prevenirli. Rust affronta direttamente la sicurezza della memoria con un sistema di ownership e borrowing, evitando molti errori tipici di C e C++, senza usare un garbage collector tradizionale. Go, nato in Google, punta su semplicità, concorrenza e deployment moderno, con GoRoutine e Channel come primitive chiave. Kotlin migliora l'esperienza rispetto a Java su JVM e Android, introducendo null safety e sintassi più compatta. Swift, sviluppato da Apple, è pensato per combinare sicurezza, performance e leggibilità nello sviluppo di app per iOS e macOS. Nuovi linguaggi come Mojo cercano di unire la familiarità di Python con prestazioni vicine ai linguaggi compilati, rivolgendosi direttamente a scenari di intelligenza artificiale e calcolo intensivo. La direzione è chiara: avvicinare sempre più il linguaggio al modo naturale di esprimere problemi complessi, mantenendo allo stesso tempo grande efficienza. Negli ultimi anni, l'arrivo di modelli di linguaggio avanzati e assistenti di programmazione introduce una nuova modalità di interazione con il codice. Il programmatore non è più costretto a scrivere ogni dettaglio manualmente, ma può guidare sistemi intelligenti tramite descrizioni, esempi e prompt testuali. Strumenti di autocompletamento evoluto suggeriscono funzioni, test, refactoring e a volte interi moduli, riducendo il tempo necessario per attività ripetitive. La responsabilità di comprendere il problema e validare le soluzioni rimane umana, ma il processo di scrittura del codice viene accelerato e assistito. In prospettiva, potrebbero emergere linguaggi progettati per essere amichevoli, sia per gli sviluppatori sia per i sistemi di intelligenza artificiale, con sintassi più regolare e semantica più facilmente analizzabile automaticamente. La relazione fra uomo, intelligenza artificiale e macchina si intreccia sempre di più nel processo di sviluppo software. Parallelamente all'evoluzione tecnica, i linguaggi di programmazione influenzano in profondità la società, l'economia e la cultura. Non sono più soltanto strumenti specialistici, ma elementi centrali dell'alfabetizzazione digitale. La diffusione di linguaggi più accessibili, come Python e JavaScript, abbassa la barriera d'ingresso per chi vuole imparare a programmare. Sempre più persone possono passare dall'uso passivo della tecnologia alla capacità di crearla, modificare servizi, automatizzare attività e sviluppare applicazioni. Questa trasformazione ha un impatto diretto sul lavoro. Molte ricerche sottolineano come la competenza nella programmazione sia correlata all'accesso a occupazioni meglio retribuite e a settori in crescita, dall'IT alla data science, dall'automazione industriale alla finanza quantitativa. I linguaggi di programmazione diventano in questo senso uno strumento di mobilità sociale. Nell'educazione, corsi di coding vengono introdotti nelle scuole e nelle università come parte dell'alfabetizzazione di base. L'obiettivo non è solo formare sviluppatori professionisti, ma insegnare il pensiero computazionale, la capacità di scomporre un problema, definire passi, progettare soluzioni astratte. Dal punto di vista culturale, i linguaggi di programmazione influenzano anche il modo in cui si racconta la tecnologia. Documentari, libri, contenuti online e comunità virtuali discutono di linguaggi come se fossero protagonisti di storia.
Si parla di epoche dominate da C, Java, JavaScript o Python, di nuova generazione di linguaggi, di guerre di stile e di gusti tecnici. Gli ecosistemi open source e le piattaforme di collaborazione come repository condivisi e strumenti di versionamento trasformano la programmazione in un'attività sociale. Sviluppatori di paesi diversi lavorano sugli stessi progetti, condividono idee, discutono soluzioni e costruiscono comunità basate sulla lingua comune del codice. Sul piano economico, molti studi evidenziano come la diffusione del software e dei linguaggi di programmazione abbia contribuito in modo significativo alla crescita di interi settori industriali, dalle telecomunicazioni al commercio elettronico, dalla logistica alla sanità digitale. Quasi ogni industria moderna si regge sui sistemi software scritti in linguaggi come C, Java, Python, JavaScript e molti altri. Questa dipendenza ha anche risvolti etici e politici. La scelta di linguaggi, piattaforme e licenze può determinare il grado di controllo che utenti e istituzioni hanno sui sistemi che li governano. Il dibattito su open source, privacy, trasparenza e responsabilità algoritmica passa anche attraverso le comunità di sviluppo e le decisioni tecniche. In definitiva, l'evoluzione dei linguaggi di programmazione è legata a doppio filo all'evoluzione della società digitale. Imparare un linguaggio non significa solo acquisire una competenza tecnica, ma entrare in una cultura, in un modo di pensare e in una rete di relazioni che plasmano il presente e il futuro del lavoro e della vita quotidiana. Quando si parla di linguaggi di programmazione, spesso si usano parole come variabile, if, loop, funzione e classe. Termini che per gli sviluppatori sono naturali, ma che possono sembrare misteriosi a chi osserva dall'esterno. Per capire davvero come i linguaggi siano evoluti e perché certi paradigmi sono nati, è utile fermarsi un momento e vedere cosa significano questi concetti di base. Una variabile è in sostanza una scatola con un nome in cui il programma può mettere un valore e poi leggerlo. Può contenere numeri, testi, dati più complessi a seconda del linguaggio e del contesto, ed è il modo con cui il codice ricorda le informazioni durante l'esecuzione. Se le variabili sono la memoria del programma, le istruzioni e le funzioni sono le azioni. Una funzione è un blocco di codice che svolge un compito specifico, prende eventualmente dei dati in ingresso, li elabora e restituisce un risultato, permettendo di riutilizzare la stessa logica in più punti del programma. Le condizioni, spesso rappresentate dal costrutto if, sono i bivi del ragionamento. In tutte le principali famiglie di linguaggi, dall'imperativo all'object-oriented, l'idea di base è la stessa. Se una certa situazione è vera, il programma segue una strada, altrimenti ne segue un'altra. È un modo estremamente naturale di tradurre in codice la logica che ognuno applica nella vita quotidiana, quando prende decisioni basate sui criteri. I cicli o loop rappresentano invece la ripetizione controllata. Sono le strutture che permettono al programma di eseguire più volte lo stesso blocco di azioni, ad esempio per elaborare ogni elemento di una lista finché una condizione è soddisfatta o per iterare su dati finché non si raggiunge un certo obiettivo. Senza cicli, molte attività tipiche dei computer, elaborare grandi quantità di dati, simulare fenomeni o ripetere calcoli, sarebbero impraticabili. Nei linguaggi imperativi e procedurali come Fortran e C, la combinazione di variabili, condizioni e cicli costituisce il cuore della logica. Si definiscono dati, si controllano i bivi e si ripetono operazioni finché serve. È un modo di pensare passo a passo in cui il programmatore descrive esattamente la sequenza di azioni che la macchina deve compiere. Con l'arrivo della programmazione a oggetti entra in gioco un altro concetto fondamentale, la classe. Una classe è un modello, una descrizione astratta di un tipo di cosa. Definisce quali dati contenere e quali operazioni può compiere, come se fosse una scheda tecnica di un certo tipo di oggetto. Dalle classi derivano gli oggetti, che sono istanze concrete di quel modello. Se la classe è il progetto, l'oggetto è la realizzazione. Ogni oggetto ha i suoi valori specifici, come le sue variabili interne.
e può eseguire le azioni definite dal modello, interagendo con altri oggetti nel sistema. Questo passaggio, dal pensare in termini di funzioni e dati separati al pensare in termini di oggetti e classi, è uno degli snodi più importanti nella storia dei linguaggi. Permette di organizzare il codice in blocchi concettuali che assomigliano di più alle entità del mondo reale: utenti, ordini, documenti, entità grafiche e servizi. In molti linguaggi moderni questi mattoni fondamentali, variabili, condizioni, cicli, funzioni e classi, convivono e vengono combinati in modi diversi a seconda del paradigma. Un developer può scrivere codice che usa bivi e loop tradizionali, ma allo stesso tempo modellare il dominio con classi e oggetti e persino adottare uno stile funzionale per alcune parti. Spiegare queste strutture di base è importante per una ragione. Quando si dice ogni if, ogni loop, ogni class, si parla proprio di questi ingredienti fondamentali. Sono i mattoni su cui tutti i linguaggi costruiscono la propria grammatica, sia nelle epoche delle schede perforate e dei primi compilatori, sia nei framework contemporanei che alimentano il web e l'intelligenza artificiale. Guardando indietro, dai bit delle prime macchine fino ai linguaggi multiparadigma di oggi, si può riconoscere un filo rosso costante: la ricerca di modi sempre più naturali di tradurre idee in istruzioni eseguibili. Ogni generazione di linguaggi nasce con l'obiettivo di ridurre l'attrito tra il pensiero umano e la logica del computer. Le schede perforate rappresentano il primo supporto fisico del codice. L'assembly porta un po' di leggibilità. Fortran permette alla scienza di esprimersi in forma algoritmica. C offre potenza e controllo sui sistemi operativi. La programmazione a oggetti ridisegna il software in termini di modelli e interazioni. Python e JavaScript rendono il coding accessibile a milioni di persone in ambiti che vanno dal web alla data science. Oggi chi scrive codice può farlo per il web, per i dati, per l'AI, per sistemi embedded e per dispositivi mobili, spesso usando linguaggi che combinano più paradigmi e ereditano le idee da decenni di innovazione. Ogni if, ogni loop, ogni classe è il risultato di questa lunga catena evolutiva. La storia dei linguaggi di programmazione non è solo una sequenza di date e versioni, ma una storia di mentalità. È la storia di come l'umanità ha imparato a pensare in modo algoritmico, a scomporre problemi, a modellare sistemi complessi e a inviare queste idee a macchine che eseguono istruzioni con una precisione impensabile. Dalle schede perforate all'intelligenza artificiale, ogni fase ha portato nuovi strumenti e nuovi paradigmi, ma anche nuove responsabilità e nuove possibilità. Più ci si allontana dai bit, più ci si avvicina alle idee, e i linguaggi di programmazione diventano il ponte fra ciò che la mente immagina e ciò che il mondo digitale può realizzare. Il futuro dei linguaggi sarà scritto dalle esigenze di domani: sicurezza, scalabilità, collaborazione fra umano e intelligenza artificiale, nuovi dispositivi e nuovi scenari. Chi scrive codice oggi, consapevolmente o meno, partecipa a questa evoluzione, lasciando tracce che influenzeranno gli strumenti che verranno. In questo viaggio, dal Fortran e dall'assembly fino a Python e JavaScript, si vede come ogni passo abbia spostato il baricentro un po' più verso il pensiero umano. E la storia dei linguaggi di programmazione continua,
perché ogni nuova sfida tecnica porta con sé la possibilità di un nuovo modo di parlare alle macchine.